Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Colver SR Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento, 10 dicembre 2021. Cos'ha Colver? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Colver durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Colver? Colver ha un farmaco a base del principio attivo carvedilolo, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti e nello specifico bloccanti dei recettori alfa e beta adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda SR Farmaceutici SpA. Colver può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Colver 25 mg 30 compresse divisibili, Colver 6 e 25 mg 28 compresse divisibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ecopharma SRL. Concessionario: SR Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: carvedilolo. Gruppo terapeutico: beta bloccanti. Forma farmaceutica: compressa divisibile. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazitici. Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco. Posologia. Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Adulti. Il dosaggio consigliato per l'inizio della terapia è di 12,5 mg una volta al giorno per i primi 2 giorni. Successivamente, il dosaggio raccomandato è di 25 mg una volta al giorno. Se necessario, il dosaggio può essere gradualmente aumentato ad intervalli non inferiori alle 2 settimane, fino al raggiungimento della dose massima consigliata di 50 mg al giorno, da assumersi in un'unica somministrazione o frazionata in 25 mg 2 volte al giorno. Anziani. La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 12,5 mg una volta al giorno. Tale dosaggio ha permesso di ottenere un adeguato controllo dei valori pressori in una parte dei pazienti. Se la risposta dovesse essere inadeguata, il dosaggio potrà essere aumentato ad intervalli non inferiori alle 2 settimane fino al raggiungimento della dose massima consigliata di 50 mg, da assumersi frazionata in 25 mg 2 volte al giorno. Trattamento dell'angina pectoris. Adulti. Il dosaggio raccomandato per l'inizio della terapia è di 12,5 mg 2 volte al giorno per i primi 2 giorni. Successivamente il dosaggio consigliato è di 25 mg 2 volte al giorno. Si raccomanda di non superare tale posologia. Anziani. La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 12,5 mg 2 volte al giorno. Successivamente la dose può essere aumentata, dopo un intervallo di almeno 2 giorni, a 25 mg 2 volte al giorno, dose massima da non superare. Trattamento dello scompenso cardiaco. La decisione di iniziare la terapia con carvedilolo per lo scompenso cardiaco deve essere presa da un medico esperto nella gestione di tale patologia, dopo un'accurata valutazione delle condizioni del paziente. I pazienti devono essere sempre stabili dal punto di vista clinico e non devono presentare deterioramento dello stato clinico o segni di scompenso rispetto alla visita precedente. Nei pazienti in trattamento con digitale, diuretici e ACE inibitori, il dosaggio di tali farmaci dovrebbe essere stabilizzato prima di iniziare il trattamento con carvedilolo. Il dosaggio deve essere personalizzato ed il paziente deve essere attentamente seguito dal medico durante tutto il periodo necessario al raggiungimento del dosaggio adeguato. La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 3,125 mg, mezzo compressa da 6 e 25 mg, 2 volte al giorno almeno per 2 settimane. Se tale dosaggio è ben tollerato, la posologia può essere in seguito aumentata, ad intervalli non inferiori alle 2 settimane, e portata prima a 6 e 25 mg 2 volte al giorno, poi a 12,5 mg 2 volte al giorno ed infine a 25 mg 2 volte al giorno. Il dosaggio dovrebbe essere aumentato fino alla dose più alta tollerata dal paziente. La dose massima raccomandata è di 25 mg 2 volte al giorno in tutti i pazienti con scompenso cardiaco severo e nei pazienti con scompenso cardiaco lieve o moderato con peso corporeo inferiore a 85 kg.
In pazienti con scompenso cardiaco lieve o moderato con peso corporeo superiore a 85 kg la dose massima raccomandata è di 50 mg 2 volte al giorno. Prima di ogni aumento del dosaggio, il paziente dovrebbe essere esaminato dal medico per accertare eventuali segni di peggioramento dell'insufficienza cardiaca o di vasodilatazione. Un temporaneo peggioramento dell'insufficienza cardiaca o la ritenzione idrica dovrebbero essere trattati con un aumento del dosaggio dei diuretici, sebbene occasionalmente possa essere necessario diminuire la dose di carvedilolo o sospenderne temporaneamente l'assunzione. Nell'eventualità in cui il trattamento con carvedilolo venga interrotto per più di 2 settimane, la terapia dovrà essere nuovamente iniziata con l'assunzione di 3,125 mg, mezzo compresse da 6,25 mg, 2 volte al giorno e successivamente la posologia dovrà essere aumentata tenendo conto delle precedenti raccomandazioni. I sintomi di vasodilatazione possono essere inizialmente trattati con una riduzione del dosaggio dei diuretici. Se i sintomi persistono, la dose di ACE inibitore, se usato, può essere diminuita e, se ritenuto necessario, si potrà successivamente effettuare una riduzione del dosaggio di carvedilolo. In tali circostanze, la dose di carvedilolo non dovrebbe essere aumentata fino a quando i sintomi di peggioramento dell'insufficienza cardiaca o di vasodilatazione non siano stati stabilizzati. Popolazione pediatrica. La tollerabilità e l'efficacia di carvedilolo in pazienti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite, vedere paragrafo 5.2. Modo di somministrazione. Le compresse devono essere assunte con una sufficiente quantità di liquido. Non è necessario assumere le compresse con i pasti. Tuttavia, nei pazienti affetti da scompenso cardiaco, carvedilolo dovrebbe essere somministrato in concomitanza dei pasti per rallentare l'assorbimento e ridurre l'incidenza di effetti posturali quali l'ipotensione ortostatica. Controindicazioni: ipersensibilità al carvedilolo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Insufficienza cardiaca instabile / scompensata, scompenso cardiaco in classe IVINIA, classificazione della Eurosnev York Heart Association Euro-S, non rispondente a terapia standard che richieda terapia con inotropi per via endovenosa. Precedenti di broncospasmo o asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva, BCO, con componente broncospastica. Disfunzione epatica clinicamente manifesta. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4.6. Blocco atrioventricolare di 2A e di 3A grado, a meno che sia stato posto un pacemaker permanente. Bradicardia grave, 50 bpm. Shock cardiogeno. Malattia del nodo del seno, sic sinus sindrome, compreso blocco senoatriale. Ipotensione grave, pressione sistolica. 85 mm Hg. Feocromocituma non controllato con alfa bloccanti. Acidosi metabolica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Diabete. Si deve usare cautela nel somministrare carvedilolo a pazienti con diabete mellito, in quanto potrebbe essere associato ad un peggioramento del controllo della glicemia, o i segni e sintomi iniziali di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacocinetiche. Effetti di carvedilolo sulla farmacocinetica di altri medicinali. Carvedilolo ha un substrato non K-copyright inibitore della glicoproteina P. Quindi la biodisponibilità dei farmaci trasportati dalla glicoproteina P può essere aumentata dalla, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Colver insieme ad altri farmaci come Eurosaltiazema Euro, Eurosancizema Euro, Eurosdiladela Euro, Eurosdiltiazem Doc Generica Euro, Eurosdiltiazem Mega Euro, Eurosdiltiazem Milan Genericsa Euro, Eurosdiltiazem Ratiofarma Euro, Eurosdiltiazem Sandoza Euro, Eurosdilcenea Euro, Eurosisoptin, compressa rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Eurosisoptin, soluzione, uso interno, a Euro, Eurostiliema Euro, Eurosverapamil Doc Generica Euro, Eurosverapamil Lega Euro, Eurosverapamil Exala Euro, Eurosvotrienta Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Colver durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Colver durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non c'è adeguata esperienza clinica relativa all'utilizzo di carvedilolo nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali sono insufficienti per quanto riguarda gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale / fetale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti del carvedilolo sulla capacità di guidare o azionare macchinari. A causa di reazioni individuali variabili, esempio capogiri, stanchezza, la capacità di guidare, di utilizzare macchinari o di lavorare senza un solido sostegno può essere compromessa. Ciò vale in particolare all'inizio del trattamento, dopo aumenti di dose, col cambiamento del prodotto e in combinazione con alcol. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse al farmaco sono elencate secondo la Convenzione Medra per sistemi e organi. Le categorie di frequenza sono le seguenti. Molto comune a 0 yen 1 decimo, comune a 0 yen 1 centesimo e 1 decimo. Non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio, sintomi e segni. In caso di sovradosaggio si possono verificare grave ipotensione, bradicardia, insufficienza cardiaca, shock cardiogeno ed arresto cardiaco. Si possono, inoltre, presentare problemi respiratori, broncospasmo, vomito, alterazioni della coscienza e convulsioni generalizzate. Trattamento. In aggiunta ai normali protocolli di intervento, i parametri vitali devono essere monitorati e corretti, se necessario, e in condizioni di terapia intensiva. I pazienti devono essere monitorati per i segni e i sintomi di cui sopra e gestiti secondo il miglior giudizio dei medici curanti e secondo la prassi standard per i pazienti con sovradosaggio da beta bloccanti, esempio atropina, patching transvenoso, glucagone, inibitore della fosfodiesterasi, beta simpaticomimetici. Nota importante: in caso di grave sovradosaggio con sintomi di shock, il trattamento di supporto con gli antidoti deve essere continuato per un periodo di tempo sufficientemente lungo, ossia fino a quando le condizioni del paziente si sono stabilizzate, e in considerazione di un prolungamento delle vita di eliminazione e della ridistribuzione di carvedilolo dai compartimenti più profondi. La durata della terapia con antidoti è correlata all'entità del sovradosaggio e la terapia e le misure di sostegno dovrebbero essere continuate fino a quando il paziente non si sia stabilizzato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Bloccanti dei recettori I+I adrenergici, codice ATC. C07H02. Meccanismo d'azione. Carvedilolo ha un beta bloccante non selettivo che esplica attività vasodilatante mediata principalmente attraverso un blocco. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Studi in vitro hanno dimostrato che il carvedilolo ha un substrato del trasportatore del flusso pi-glicoproteina, che svolge un ruolo importante nella biodisponibilità di determinati farmaci. Il ruolo della dati preclinici di sicurezza negli studi di cancerogenesi effettuati nel ratto e nel topo utilizzando, rispettivamente, dosaggi fino a 75 mg/kg/die e 200 mg/kg/die, da 38 a 100 volte la massima dose raccomandata nell'uomo. Elenco degli eccipienti: Colver 6 e 25 mg compresse. Saccarosio, lattosio monoidrato, povidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, ossido di ferro giallo, e 172. Colver 25 mg compresse. Saccarosio, lattosio monoidrato, povidone, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Colver a base di carvedilolo sono Carvel, carvedilolo Accord, carvedilolo Alnus, carvedilolo Alter, carvedilolo Aurobindo, carvedilolo Doc generici, carvedilolo EG, carvedilolo Exal, carvedilolo Milan Generics, carvedilolo Pensa, carvedilolo Ratiofarm, carvedilolo Sandoz, carvedilolo San, carvedilolo Technigen, carvedilolo Zentiva, Carvipress, Curcix, Dilatrend, Locard, Omeria. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.